Salve e benvenuti ad un nuovo episodio della Blind Run di Starfield. L'ultima volta ci eravamo lasciati con la conclusione del nostro primissimo incarico per l'avanguardia, ovvero aiutare i coloni di Tau Ceti II, se non sbaglio era Tau Ceti II, e portandoli in teoria delle cose per riparare i sistemi di telecomunicazioni, ma abbiamo scoperto che sono praticamente tutti quanti morti, uccisi da un terrormorfo. Perciò ci hanno detto di aiutare. Cos'era già? Dovevamo andare su Marte. Giusto. Mi sto facendo un recap mentale anche per me, perché è passato qualche giorno dall'ultimo episodio e quindi ne ho bisogno. Allora. Allora. Quindi dobbiamo andare su Marte, giusto? Corretto. Precisamente all'autorità commerciale. Ma prima di andare su Marte io voglio fare un'altra cosa. Visto che appunto dobbiamo andare su Marte, facciamo un'altra missione che si concluderà su Marte, ovvero acquistare il nuovo libro di Dragon Star Force, che va acquistato, tra l'altro nemmeno troppo distante da Marte, esatto, su Titano. Su Titano, luogo dove tra l'altro c'è la cosiddetta seconda casa. Sono curioso però di esplorarla, questa seconda casa, non l'abbiamo ancora mai vista. Normale che sia così giallo questo. Così tanto gialla Titano? Che strana. Scansiona. La seconda casa. Non penso che sarà enorme, però si sarà abbastanza grande, penso, perché comunque è un pianeta glaciale. Cioè, in realtà è un satellite glaciale, quindi aspetto di vedere roba, ma non così tanta. Salve. Please make your way to the building at the end of the path and down into the colony below. Stay safe and enjoy your visit. Entra seconda casa. Salve. Gravità è bassissima, tra l'altro. Ci sono solo risorse e tratti da scoprire. Non ci sono animali, non ci sono piante. Quindi sarà, direi... Ah, New Homestead è in inglese. Dal 2122. Ok. Salve, gente. Quindi non è Second House in inglese, ma è New Homestead. Signora. Vabbè. Scendiamo sotto. There is value to be found in looking back through history, provided one does not cling too tightly to it. Tra l'altro questa è una colonia terrestre molto antica, abbiamo visto 2122, quindi è antecedente alla scoperta del gravimotore ed è quindi anche antecedente al periodo dell'esodo massiccio dalla Terra. Le mie solite occhiatine le do in giro, soprattutto adesso che non siamo in un luogo generato proceduralmente, almeno credo. Tempi più semplici? La prefazione è uno spaccato di vita reale a Seconda Casa, basato sulle testimonianze degli abitanti raccolte negli anni, originariamente pubblicato nel 2324. Se qualcuno vi dice che, come nel titolo del libro, che la vita nelle prime colonie si può descrivere con l'espressione di tempi più semplici, sono tutte balle. Il titolo quindi costituisce un rifiuto di questa idea. Spesso, in varie forme di media, opuscoli e altri dispositivi corporativizzati, si sostiene che la vita a quei tempi era in qualche modo più semplice di come oggi. Le vecchie serie, come il classico programma per le famiglie, un hub sul ghiaccio, ad esempio, ritraggono una prospettiva idealizzata di Seconda Casa, che non potrebbe essere più distante dalla realtà.
La vita non è mai stata semplice qui. Le persone di cui sono state... Le persone di cui sono state per leggere le storie... È scritto un po' strano. Le persone di qui... Vabbè. Di cui state per leggere la storia. Alcune risalenti... È un termine che non ho mai sentito. Le persone di cui state. Vabbè. Alcune risalenti anche alla metà del 2100 offrono uno straordinario scorcio in prima persona su com'era davvero la vita su Titano. Leggerete delle loro difficoltà nella nuova epoca della frontiera e dei resoconti di più recenti di cosa significa mantenere questa facciata mentre si è costretti a rapportarsi con una galassia che è andata avanti. Prefazione di Amalia Seged. Enjoy your visit here. Grazie. Damn powers on the fritz again. Joyce always seems to need It's help one thing to figuring learn price about on the early colony equipment. life. It's another to experience it. Mi sa però che qua ci saranno un bel po' di missioncine secondarie. Questa vaga impressione. Non mi metterò a farle tutte. Perché io voglio andare avanti con queste delle fazioni. Io voglio vedere dove vuole andare a parare questo gioco. E prima di vedere il finale, voglio fare le missioni delle fazioni. E quelle dei compagni, ma quelle dei compagni ormai le abbiamo fatte tutte. We used to get more tourists than we do these days. E poi sono curioso. Abbiamo scoperto che c'è effettivamente una porta per il... come si chiama? L'ambasciata della casata Varun. Però c'è effettivamente una chiave. Un modo per entrare ci deve essere. Forse durante la missione principale dell'UC? Penso, non saprei. Salve. You people actually eat this stuff, huh? Maybe I should just try it and see what the big deal is. Va bene. Salve. It's so cold here. I guess I should have expected that. Turisti. Did you see those wind turbines out there? Wow. Pianta grassa. Niente di che. Salve. But trust me, the food's still great without it. Hello there. Welcome to the new Homestead Chunks. We've got all your Chunks' favorites. Well, almost all of them. Sadly, we're out of the special sauce. Oh no. I know. La salsa speciale. Everything else is still that great Chunks food you know and love. Va bene. So, what can I do for you? Cosa possiamo fare per aiutarti? Dai. Dai. Qual è il tuo chunks preferito? Il tuo chunk. You had to go and ask the hard questions, huh? How can I pick just one? Chicken chunks, beef chunks, potato chunks, cheesesteak chunks, cheesecake chunks. You know what? I'm gonna cheat if you don't mind and just say I love them all equally. Va bene, risposta del cazzo, veramente. Sembra adorare Chunks. You know I do. And what's not to love? It's delicious, nutritious, easy, fast, inexpensive. It sure makes my hungry belly sing for joy. Mi sa che hai dei problemi mentali tu, My eh? wife thinks I eat too much Chunks food, but I just can't help myself. It's so good. Il fascino di questa seconda casa sta nell'essere un pezzo di storia vivente. Cosa ci fa qui un Chunks? Well, people gotta eat, you know. But seriously, I think we're just starting to get with the times a little. And I can't think of a better restaurant than Chunks to usher that in. I think corporate just saw New Homestead as an untapped market. And the locals may not eat it, but the tourists love having a taste of home. Immagino. Aver esaurito la salsa speciale Chunks sembra un bel problema. If I'm completely honest, it is. The people are always saying how this Chunks can't compare to the real deal. And I just know it's because we never had that mouth-watering sauce. I've been in contact with some of the other restaurants out there, and they'll give me some.
but they say they can't afford to send it, and I don't have a ship. Devo andare io, abbiamo capito, dai. Come mai non è direttamente Chunks mandate la salsa? For real? Good question. They haven't said, but I think it has something to do with them prioritizing other chunks over mine. Chiaro. I guess it's made at a different facility than our other food, and they don't even want to pay the shipping cost to ship from another store to ours. Yeah, sometimes I get lucky and a cargo hauler passes through with a route that takes them near other chunks and back again, but there's no guarantee. Davvero così importante quella salsa? You bet it is. You may not hear people talk about it, but trust me, it's the secret ingredient. It's like the glue that holds it all together. Ingrediente segreto. Literally, I'm not saying it's glue or that our food falls apart. It's delightful. Tangy, savory, it's a little sweet, but not too sweet. And I've noticed that once people find out we don't have it, sometimes they don't return. It's the reason business isn't as good as a... Va bene, ti aiuterò. Wait, for real? You do that? You're not pulling my leg? No. Hai ragione, è assurdo, non intendo fare lavoro per Chunks. Va bene, aiutiamolo. Oh, yeah, right. I actually just got a message back from another chunks before you got here, and they got a case ready to go for you. Ah, buono. Già comodo. Just tell them you're there to pick it up for me, and it should be good to go. Dove, però? Non me lo dice, va bene. Welcome to Chunks. Please choose your chunks. Che voglia di vivere. La stanza speciale Chunks a Paradiso. I'm learning so much here. Everyone should visit at least Va once. bene. Abbiamo le solite bacheche per le missioni. Very informative. I didn't know about the methane harvesters before coming here. There are times I envy those who are able to travel like you. Ma questo è... Non mi aspettavo di trovare il museo della lore, cioè voglio dire. Però... Oh. Ok. Tell your friends. I will. Thanks again. Salve. Excuse me, Bill. Oh, madonna. You've got to do a better job of keeping your tour groups out of trouble. What do you mean? That little boy almost wound up on my operating table. Claudio said he was playing with some of the machinery down by the mines and nearly got his arm stuck inside. It could have been ripped off. Oh, I'm sorry. You know, kids, little troublemakers. I'll tell the guests to be more careful. Damn right. You've got to do something, or else next time it happens, I'm billing you personally. Yeesh. Madonna, manco l'ha guardato mentre l'ha detto. To lay eyes on the earth just once. Ho l'impressione che lui voglia parlarmi, eh? Hello there. Are you here to peruse our little museum exhibit? Non basta esibire che c'è un fusello per potersi declinare il museo. I musei non fanno per me. Non sapevo che questo fosse un museo. Non lo sapevo effettivamente che questo fosse un museo. Ah, I could see how that might not be clear, given that it's displayed in the main concourse here. But if you take a look, you'll notice our collection of rare Earth antiquities salvaged from before the collapse. It's quite the unique glimpse into our past. If you have any questions about the exhibit or New Homestead, I'm happy to answer as best as I can. Non lo so ancora tutti quanti sono cognomi interessanti, però vabbè. Cosa puoi dirmi di come è nata effettivamente Seconda Casa? It's an interesting story. New Homestead began as a scientific research base called the Titan Astrobase, back when space travel was in its infancy. The hope was that humanity would be able to discover simple alien life here, given the moon's composition and water supply. When that ultimately failed, it was repurposed as a colony research base, where scientists and engineers studied how to build colonies on inhospitable worlds. Interessante. Then, finally, when gravity drives were Hanno imparato qui a colonizzare i pianeti inospitali. Earth-like planets,
New Homestead was born as a living history community to preserve that past. Quindi cognomi strani. Come mai? When our early colonists learned of Earth's demise, they decided to take on the names of their cities of origin Che as a way to senso? remember I their nomi della città heritage. d'origine. Now, some may have been lost in translation over the years, and some may have taken it more seriously than others, but the names are mostly accurate. For instance, my family comes from the city of Lyon, in a country that was called France. Chiaro. Chi sei? Che lavoro fai qui? I am Maurice Lyon, and I am the community elder. As the oldest living citizen at 96, my only job is to keep Earth history alive. I tell stories to the young people and the visitors from other worlds. Although my memory isn't what it used to be. 96 anni si riporta bene. To get the stories right. Non ha una ruga in faccia se non fa espressioni, a parte vabbè quelle del intorno al naso, però. Raccontami una storia della Terra. Sure, I'd love to. Dimmi, Maurice. There was once a war so big that they say all of the world was involved. This was actually the second time it happened. They fought because a terrible man named Hitler rose to power and slaughtered many innocents. Millions were lost. Even the colony war pales in comparison. Ma quindi non insegnano la storia terrestre in realtà. I apologize. Could you speak up? È strano. Cioè, mi fa strano che non insegnino. Cioè, non hanno insegnato cosa cazzo è la seconda guerra mondiale? Vabbè che non sappiamo che istruzione ha il nostro personaggio, va bene. Però, cioè, il fatto che la conosce lui, che è un uomo anziano, che ha studiato le cose della Terra, ti viene a dire raccontami una storia particolare della Terra, ti viene a dire la seconda guerra mondiale, che in teoria dovrebbero conoscere tutti. Altre storie della Terra? Why, certainly. It's what I do. There was a time when huge monstrosities called dinosaurs ruled over Earth, long before humans existed. They were similar to some of the larger life forms you might see elsewhere in the settled systems. Ok. Their reign ended when I can never remember if it was a comet, an asteroid, or a meteor that hit the Earth. Whatever it was, it nearly wiped out most of the life at that time. Chiaro. Cos'altro? Una bella? Quelle di prima erano brutte per lui. A long time ago, thousands of years, humans built a wall so large it spanned the northern length of one of Earth's largest empires, China. They called it the Great Wall of China, and it was meant to keep out invading hordes. If I recall correctly, it didn't always work as well as they had hoped. I'll have to look it up again. Va bene. Raccontami di più sulla mostra. Of course, certainly. We have several items in our collection that we rotate in and out over time, but they all originate from the same place, Earth. We have everything from toys to antique technology to sports memorabilia. We even used to have an old Earth vehicle, but we had to sell it when we ran out of space for it. E chi l'avete venduto? Most of our collection was donated by fellow Earth enthusiasts and historians who felt it belonged close to the homeland here in the Sol system. Un'altra storia? Why, certainly. I heard that there was once a giant creature that attacked one of Earth's major cities.
It knocked over buildings. Sì. You know, my apologies. I'm pretty sure I'm confusing that with an old movie. Va bene. Take care. Bel riferimento a Godzilla, credo. Vediamo un po'. I don't get it. I'm sorry. What don't you get? Earth. Like, what's the big deal? It's just another dead world. It's where we're all from. It was a place of beauty and unimaginable history. I cannot overstate how important it was for all of humanity. I guess so. Maybe I need to look up more about it. Word of advice, steer clear of the doctor here. Va bene. Antico strumento terrestre di origine sconosciuta. Terra. Probabilmente proveniente dall'Africa occidentale. Sembra un tipo di ngoni, uno strumento a corda simile a un'arpa, tradizionalmente usato nelle cerimonie accompagnate da canti e racconti. Questo esemplare è stato generosamente donato al museo della Seconda Casa, ma la sua vera origine si è sfortunatamente persa dal piegare del tempo. Ah, è uno strumento. Vetrina del muso? Perché vetrina del muso? Vabbè. Cosa abbiamo? In senso raro abbiamo racconti dello spazio e del tempo, sull'origine delle specie, Frankenstein o il moderno Prometeo. Lettore portatile di compact disc. Il giro del mondo di un navigatore solitario di Joshua Slocum. Videocassetta 1976. Ma è un lettore CD? Come un lettore per floppy? O meno, ha la forma di un lettore CD, sembra. Ma forse si fosse un lettore per cartuccia, in realtà. Mi ricorda qualcosa la forma, però non mi ricordo cosa. Di che anno è? Del 93. Lettore portatile di compact disc. Ah, ok, scusami. Ho letto di floppy disk, no, ho perso. È un lettore CD, semplicemente. Abbiamo qua. Palla da baseball del campionato Boston, Massachusetts. Giustamente non potevano non metterla. Pallone da calcio del gol della vittoria al torneo internazionale del 2018. Pallone da basket del quintetto USA campione del mondo del 92. Palla da baseball col record di fuoricampo 1935. Bene. Riproduzioni commerciali della fauna terrestre. Nella storia dell'umanità, riproduzioni di animali terrestri sono state utilizzate in modi diversi, come giocattoli per esempio, ma anche con fini più pratici, come mostrato dagli oggetti qui presenti. Salvadanaio a sinistra. Statuette di ceramica incavate dall'animale noto come maiale venivano utilizzate per conservare la valuta fisica già nel XV secolo? I maialini salvadanai? Nel XV secolo? Nel 1400? Va bene. Anatre da richiamo a destra. Gli uccelli acquatici, noti come anatre, venivano un tempo cacciati nei pressi delle paludi terrestri al fine di procacciarsi il cibo o per sport, utilizzando fucili balistici. Per facilitare questa attività, i cacciatori posizionavano spesso in acqua delle anatre in legno e usavano un piccolo strumento a fiato per produrre un richiamo simile a quello dell'animale come esca. Carina. Salve. Te devo comprare il libro, vero? Ah, dobbiamo fare attenzione ai cognomi, giusto? Andiamo. Bastone da hockey su ghiaccio, utilizzato sulla terra nella città di Edmonton, in Canada, durante la partita nel campionato nel 1988. L'hockey su ghiaccio è uno sport di contatto giocato su una pista di ghiaccio dove due squadre, ciascuna formata da 5 giocatori e un portiere, competono per depositare un disco di gomma vulcanizzata nella porta dell'altra squadra. I giocatori percorrono la pista con cappe speciali montate su sottili lame metalliche, chiamate pattini da ghiaccio. E gestiscono il disco con l'estremità di bastoni curvi specializzati, come quello esibito qui. Da sinistra a destra abbiamo bottiglia decorativa di un alcolico sconosciuto portata a seconda terra durante la prima missione partita dalla Terra. Okay. Pipe elettroniche usate per inalare sostanze legali durante la prima fase. Ah, sono...
Ah, ma sono delle sigarette elettroniche, ok. Non avevo capito io cosa cacchio fossero ste cose. Anello equinoziale portato a seconda casa da uno dei primi coloni come cimelio di famiglia. Costruzione originale 1800. Minchia. Custode per pergamene di data e origini sconosciute. Si dice che in passato fosse considerata una reliquia sacra, probabilmente l'oggetto sintetico più antico del museo. La pergamena al suo interno è andata perduta. Ah cazzo, allora cioè, che serve se non c'è la pergamena dentro? Cioè è bello però... Vabbè, peccato. It's been a while since I last visited. Nice to see this place still has the same charm. Detriti spaziali naturali, come asteroidi e meteoriti, erano abitualmente nell'atmosfera dei pianeti e lune fino a impatta nella superficie. Quando una meteora sopravvive al passaggio attraverso l'atmosfera e impatta contro la superficie, il risultato è un meteorite, come quelli esposti in queste vetrine. A sinistra. Frammento lucido arrotonato del meteorite Gibeon, che colpì la Terra circa 600 milioni di anni fa. Questo? Di fronte, dalla destra a sinistra, meteorite di condrite carbonacea che impattò su Titano circa 250 milioni di anni fa. Frammento del meteorite Dronino che pensa si è precipitato sulla Terra circa 1200 anni fa. Va bene, non so nemmeno se siano effettivamente nomi di meteoriti reali, però. Oddio, la palla di neve della NASA. La NASA, una delle numerose agenzie spaziali terrestri, fu determinante per i primi viaggi dell'umanità nello spazio. È grazie ai suoi sforzi, infatti, che Seconda Casa esiste. Nel 2107 la NASA inviò una sonda senza equipaggio su Titano, che spianò la strada sullo sviluppo dell'astrobase Titano, completata nel 2130. Fu nel 2185 che il progetto si trasformò a tutti gli effetti nella colonia di Seconda Casa. La sinistra a destra è già prototipale, la terza rendizzata, va bene. E va bene. Nel museo. HMS Beagle, originariamente costruito per la Marina Britannica come nave da guerra e varato per la prima volta nel 1820, questo brigantino di classe Cherokee passò agli annali soprattutto per aver trasportato il noto scienziato Charles Darwin durante il suo celebre viaggio di ricerca intorno al globo tra il 1831 e il 1836. Va bene. La RV Calypso, tra l'altro non so se sono effettivamente molto simili agli originali, però sembra di sì. Non conoscendo come sono fatti gli originali. RV Calypso. Originariamente commissionata dalla Marina Reale Britannica come nave dragamine e varata nel 1942, fu poi riutilizzata dal famoso ricercatore oceanografico terrestre Jacques Cousteau nel 1950. Cousteau dedicò la vita all'esplorazione degli oceani della Terra, spingendosi più lontano e più in profondità di chiunque altro prima di lui. Poté così approfondire la conoscenza dei fragili ecosistemi marini, oltre a diventare un sostenitore della conservazione degli oceani. Va bene. Rifiuti spaziali naturali come asteroidi e meteoriti, abbiamo già letto. Fermento... Un altro fermento di Gibeon, com'è possibile? Ma è diverso dall'altro, vabbè. Meteorite su Titano 20 milioni di anni fa. Meteorite Nantan, precipitato sulla Terra circa 800 anni fa. Ma sti nomi? Vabbè. Clinica, storage, eccetera, eccetera. Mine? Ah, c'è la miniera? Giustamente. Estrarranno il gas metano. Da quello che sembra che si sia visto in giro. Tra l'altro, la gravità qui è bassissima sempre, giusto? Sì. Oddio. Sì. Sì, decisamente sì. Andiamo a... parlare con coso. Why, hello there! I'm Bill Starsap of Starsap Tours. Let me tell you, this place is full of history and interesting Non penso sia un riferimento a una città facts. terrestre. Did you know that New Homestead was one of the first colonies established outside of Earth? Sì, It's been populated in some capacity for over 200 years. lo sappiamo già questo. Incredibile, non avevo idea! Interessante, mi serve sapere di più sulla seconda casa. Well, there's plenty more where that came from if you're interested in taking one of my famous tours.
So what do you say? I've got an opening. I could take you on a tour right now if you'd like. Va bene. Starsap è un nome insolito, sembra quasi inventato. None taken. I get it all the time. If you think it sounds made up, well, that's because it is. I come from an eccentric family. Back in the early days of space travel, generations ago, my ancestors were really into science fiction. Va They bene. wanted a name that seemed like it fit into the stories they grew up with, so they changed their last name, and the Starsap family name was born. Used to be Bramblefoot before that. Their ancestors liked a different type of fiction. Perché fare un tour di seconda casa? Why would I want a tour of New Homestead, he said? Well, let me tell you. New Homestead is living history. These people are direct descendants of some of the Beh, lo sono un po' first tutti in settlers to the realtà. Earth. If you've ever wanted to know what that early colonial life was like, this is your chance to embark on a fun-filled exhibition unlike any other. Va bene. Cosa mi consigli di vedere mentre sono qui o di evitare? Definitely check out the Brown Horse Tavern. Good food, great atmosphere. Avoid spending too much time outdoors. It's freezing out there. Any more than that, and well, I'd be giving away the tour for free. Facciamo sto tour, ma quindi costa? Excellent! You won't regret it. My tours are one of a kind. Now there's just the matter of price. The going rate for a... Mi piacerebbe, ma speravo costasse di meno. Ah, well. Rimedierò dicendo a tutti il fantastico tour, promesso. Well, I don't Pago usually invisibilità, do sì, effettivamente. exposure, but you certainly seem like... Tell you what, I like you. This one's on the house, but... Va bene, lo dirò a So tutti. let's get this show on. Ovviamente non potrò dirlo a nessuno. Right, so this is New Homestead's main concourse. Oddio. This underground area Aspetta. didn't exist when you... Bozza di opuscolo. Visitate la storica seconda casa. Godetevi un autentico Starsap Tour. Scoprite come sono stati i primi giorni dell'avventura dell'umanità, bla bla bla. Convivevano, bla bla bla. Parlate e interagite con gli abitanti tradizionali di Titano, bla bla bla. Esplorate la superficie ghiacciata di Titano. original outpost, Titan Astro Base, was finished in 2130. Follow me. We'll come back here by the end of the tour and talk about the museum collection. Va bene? But first, let's go see where people live. Now Vediamo. remember, these people aren't actors. They actually live here, so Incredibile, eh? try to be respectful of that. While the original inhabitants of the Titan Astro Base lived in pods like you saw up above, they transitioned down here when this section of the base was finished in 2144. Space is Oddio. extremely limited, so you'll notice some overflow here, but more residences also exist on lower levels, which are inaccessible to tours. I'll stop at each of our destinations if you want to look around, or if you have any questions for me. Va bene. I kind of want to try food from that Chunks place, but my papa says it's just a bunch of junk food for tourists. Che sono inquietanti i bambini, tutti quanti la stessa faccia. You'll never catch me. Preso. Ah, non posso spararlo, cazzo. Oddio. Careful not to point that thing at me. Che cazzo è successo? Scusami, ma che cazzo... Ciao bimbo. Ma nessuno mi ha attaccato, che ho attaccato un bimbo? Probabilmente sta sul cazzo a tutti e lo ignorano. Va bene. Salve. If you take one of those stupid tours, Giuliana Lakota. they're for your own safety and my sanity. Great, another tourist. Let me guess. You slipped on the ice and need a doctor to wrap your sprained ankle? No, sono qui in visita, ma la mia non è visita turistica. Ah, la mia non è... Invece sì. Problemi con i turisti? Non aiutano l'economia locale? They do, but they're also a terrible burden for a small colony doctor like myself. I have enough trouble treating our own people with the time and resources I have. È un pessimo atteggiamento tutto per essere una dottoressa. Stavo cercando un medico ma non per questo. Sono qui in visita, ma la mia non è una visita turistica. Maybe. I'm sorry if it sounded harsh. I'm just frustrated.
However, I think if you walked a mile in my shoes, you'd probably feel the same. Anyway, what can I do for you? È difficile essere dottoressa in una comunità così all'antica? Even though we don't have shiny new medical facilities, I imagine it's easier than wherever you're from. We have fewer people here, and we're very responsible when it comes to our personal health and welfare. So there's not much I can't E non mangiate chunks, quindi For anything else, c'è we can qualcosa. get access to off-world specialists. Contrary to popular belief, we're not primitive. Ci sono pericoli particolari su Titano di cui fare attenzione? It's a harsh world, but as long as you're inside or wear a suit when going out, Non ci sono animali, non c'è... there's no breathable air on the surface, and you'll quickly freeze to death outside without protective gear, but otherwise the hazards are minimal. New Homestead was an early colony research base and has stood the test of time. It's safe, and it's proof that people can live pretty much anywhere. Don't worry so much. Sembra proprio che non ti piacciono i turisti, eh? I don't. They make a mockery of New Homestead culture. Vabbè, And on top stronzi of it, loro sono e they're basta. reckless. It's like I said before. I feel like I'm treating them more often than our own people. Capisco la frustrazione. Actually, maybe there is. I have an idea that may be best suited for someone relatively unknown instead of myself. Dimmi. I've got a mountain of work and a reputation. Dai, for this dimmi. team. So I bought a realistic monster costume. The plan was to wear it, scare tourists away, and start a rumor about terrible creatures living on Titan. Figure that once word gets around, tourism will take enough of a dive to give me some relief. Ma che piano di merda è? Ma che piano... È Scooby-Doo, che cazzo è? Mi piace una trovata ridicola, pensi davvero che funzionerà? Maybe, I'm not sure. I know it sounds crazy, but I don't have any other ideas. The tourism board flat out won't help me, and I don't have money in the budget to hire additional. Ma avrai ancora meno budget se non c'è turisti poi. Believe anything they see in here. I think it's worth a shot. Worst case scenario, I'm back to square one. Che piano di merda è? Sembra divertente, non importa se funzionerà o meno, voglio farlo assolutamente. That's the spirit. To be honest, I'm not sure it'll work either, but I feel like there's no harm in trying. Here's the costume. I think this will work best on the Ma che surface. So costume è poi? run up to them, acting like a convincing alien monster. With any luck, they'll run screaming and book the next flight out of here. Ma la gente rischia di farsi male mentre scappa. Scusami, che costume è? Io sono curioso adesso. I turisti non sono i benvenuti. Gintax non Adrian. Adrian Sanon è la tizia, sì. Dov'è il costume? Costume da mostro. Ma che cazzo? Cos'è sta roba? È un tardigrado, cos'è? Una roba malata. Ma che schifo è? Però difende 50-50. Ma lo metto al posto della tuta spaziale. Cioè, ma quindi è una tuta spaziale tecnicamente questa. Me la mette nelle tute, giusto? Sì. È una tuta spaziale. Va bene. Grazie per il regalo, signora, gentile signora, pazza. I'll treat you if you need it, but please try to be more. Dove hai trovato il costume? È una bella domanda. I bought it from a private seller. They said they got it from someone who wore it in a secondary school as their sports team mascot. I guess it was supposed to be a tardigrade or something. Anyway, the person I bought it from modified it a bit so they could use it in an independent movie they were making. But I guess that went nowhere, so they had to sell it. Look at me, I suppose. Va bene. Ciao. Be well. Va bene. Facciamo finta che sia tutto quanto normale quello che è appena successo. Lo facciamo? Sì, dai, lo facciamo. Così. Così direi.
Prossimi appuntamenti. Mikhaila Paris. Nazia Moscow. Barnabius Lima. Gaspar Ankara. Non Taburi. Orario rapito senza appuntamento. Note sui pazienti. Lisken Emily. Va bene. Thomason. Yasira. Mark Wendt. Sono più che altro curioso del Terry Glasgow. Kowalczyk Piera. Fixme? Name? Cosa? Ma mi sono dimenticati di mettere a posto sta roba? Fix me empty name? Va bene. Che sta luce? Che cosa succede? Perché c'è un'aura divina che esce da questo computer? Possiamo fare qualcosa? Non credo. Trincea rossa. Ma va bene. Dovevo farlo. Dovevo farlo. Scusatemi, ma dovevo farlo. Però subito non mi dicono nulla. Se lo colpisco una volta... Cioè, se lo colpisco una volta sola nessuno mi dice nulla. Va bene. Quante persone vivono qui? Povero bimbo. Più o meno. Some, particularly security, and yours truly, even commute from other worlds. Dimmi qualcosa di più sulla gente che viveva qui prima che tutto ciò fosse costruito. The original Titan Astrobase had more habitation pods on the surface connected to some of the old structures you may have seen in the back. As the colony grew, the base was expanded underground, and those hab units were recycled into materials used down here. L'accampamento temporaneo sembra angusto, come mai? Sadly, it's difficult to get additional construction done inside these underground caverns. So for now, additional populations are housed in these stacks of old shipping crates. As you might expect, this is where some of the less wealthy can afford to live. It's not glamorous, but they are functional and cozy. Coglienti, va. Devo andare un'occhiata più nel dettaglio. Oh sure, I'll be here waiting. E quindi abitano qui. In questo schifos. Che bello. You get used to the methane processing smell after a while. Sono comunque meglio delle case che ci stanno a Neon. Le tempo case, come si chiamano. Ma in realtà sono molto simili. Anzi, sono quasi uguali. Va bene, sono molto simili alle tempo case, va detto. Si chiamano tempo case, tempo capsule, non mi ricordo. Roba del genere. I don't mind the tourists. They help the local economy. La luce delle stelle. Non c'è niente. Qui no, non c'è assolutamente nulla. Chunks al cioccolato. Comunque, da quel che ho capito, a parte che ci sono ancora questi disegni in giro che non ha senso, doveva farli la bambina solo su Marte, però vabbè, si trovano ovunque. Da quel che ho capito, negli aggiornamenti futuri di Starfield aggiungeranno anche la funzione di poter mangiare direttamente quello che trovi per terra. Che sì, comodo, però potevano metterlo sin dall'inizio. Adrian Brasilia. Oh no, non ho letto. Vabbè. Me lo sono perso. Non penso fosse nulla di importante. Ah no, è lei. Oh, you don't really want to talk to me.
I'm just a nobody from the crates. Besides, I'm not really good at talking to tourists about New Homestead. If you're really interested in our history, talk to Maurice. He's a lot better at that than I am. Non so se sono in grado di aiutarti con quello che stai passando. Piacerebbe da parlare con te, davvero. You do? I mean, sure. I don't know what I can tell you, but if you want to talk, I don't have anything else I need to do right now. Cosa ne pensi del fatto che la tua casa sia una meta turistica? It's not as bad as you'd think. I like talking to off-worlders, especially people my age. It gives me ideas for what I want to do when I'm done with school. Because, honestly, Quanti anni ha? I'm not sure I want to stay here. It'll always be my home, but as soon as I can afford to, I'd love to explore my options. Quanti anni ha? Cosa fai qui a Seconda Casa? Ci vive! Well, I'm trying to finish up my undergrad schooling, actually. I want to be a physicist like my grandmother. Then, who knows what. But I also do some odd jobs here or there for money. Sometimes I help Jay out at his shop, and he gives me stuff in return. Sometimes I help Anya clean up at the Brown Horse when she's short-staffed. That sort of thing. Va bene. Accennato delle casse, cosa ti riferivi a dove abita? The crates are what we call the living quarters for the poor people, like me. Ti abbiamo già visto. They're comfortable enough, I guess. Sì. And no one on Titan is well off to begin with, but you can tell that people look down on us, especially some of the tourists. Stai avendo problemi con gli studi? Okay, well, no. Not the studies specifically. Like, I get good grades when I'm able to apply myself. Quando? But I'm poor. I just don't have the kind of money to be a full-time student and support myself. Even living in the cheap-ass crates. I keep having to take odd jobs just to put food on my plate. C'ho i soldi io. Ecco. To, considera una borsa di studio. 20.000 crediti. To. What? Really? I don't know what to say. Sono pieno di soldi, tanto. Beyond kind of you. I mean, I don't even know you, but wow. Thank you. I did not have the opportunity for a formal education of that kind, but I recognize its value. You are good to assist her. Ne pensi della nostra relazione? Do you need to ask? Va bene. Then I shall. May the serpent guard you. Must be nice. Later. Later. If Andrea. you are free soon, could we talk? Parliamo. Before I say anything else, I wanted to thank you for giving me time. When I first came here, I never expected that I would meet you or feel this way about you. That we would end up here together. I know that you told me you were not going anywhere, but I still worried, if only a little, that my asking for time to think would be a problem. There is no precedent for any of this. A romantic relationship not within the bounds of Barun culture, I mean. I wanted to attempt to honor that culture nonetheless. Se importante per te, è importante anche per me. Dai, frasi generiche a caso, dai, diciamolelo. I know, and I love you for that. Vedi, funziona sempre. The point I am trying to get to is that I believe I have an idea. A way I can demonstrate my commitment to you. Dimmi. Scegli il vestito, cerco subito un DJ. Potrei avere delle riserve a consacrare la mia anima a Muretti. Dovremmo iniziare a stendere la lista degli invitati. E chi presiderà questa cosa che proponi di fare? I do not think we need someone to tell us what we already know about ourselves. I do not think some official
makes what we have any more real. Va bene. Dobbiamo iniziare a sentire una lista di invitati? No, I do not think we do. Qualunque cosa tu voglia fare, ci sto. I was hoping that would be your response. This is between you and me, and no one else. You know who I am. I do not need to explain myself to you as I would to others. They might not understand, and I do not want that distraction. Certo, quindi devo andare a parare. I want to be able to focus on us. Sì. So, as soon as you are ready, I want us to travel together to the second planet in the Shosa system. There's something we need to do there. Secondo pianeta, Shosa? Cosa stai dicendo? Ah, perché c'è anche una missione per il matrimonio. Those folks in Sidonia may be closer to Earth, but E adesso sono obbligato a portarmi dietro cosa finché non facciamo la missione impegno Andreja. Ok. The people here live a simple life. Try not to complicate. Quindi è qualcosa di più di un semplice ok, noi ora siamo sposati, punto. No, è qualcosa di più. Va bene, interessante. lots of history here, if you're into that sort of thing. Va bene. Andiamo avanti, amico coso Starzep, nome di merda. C'è qualcun altro qua? Interessante. Lettera al consiglio scolastico? Non ho voglia di leggere sta robaccia, sinceramente, però me la prendo. Vai. Battimil. La prendiamo. La vendiamo sta roba. Bene. Andiamo a parlare con il signor Starzep. Andiamo avanti. Bambino sta ancora scappando. Let's leave these good people alone for now and go check out the farms. Follow me up the elevator. Welcome to New Homestead. Grazie. Oddio, scomparso. Per la superficie? Coltivano in superficie? Ah, nelle capsule, giustamente. Salve? Bill? Ti sei svegliato, bravo. New Homestead's farms are the beating heart of the colony. Without them, the original outpost would have shriveled and died. These pods are sealed and climate controlled, the perfect environment for growing the hydroponic vegetation needed for survival in the early days of the colony. We get a lot of tourists out this way, but most of them aren't so bold as this one. Goodbye. Dov'è Bill? Ah, è qua rimasto fermo. Scusami, stavamo dicendo? We get a lot of tourists out this way, but most of them aren't so bold as to strike up conversations with us. What's your deal? Degli zigomi strani. Sto cercando di essere cortese. Sorry. Usually when the tourists say that, it means they want something. Free local produce, a picture, or something else I don't intend to give. So what can I do for you? Vorrei fare due chiacchiere. Cosa puoi dirmi della fattoria? Well, for one, it's my wife Mara's farm. I just had the good fortune of marrying into it. It's been in her family for generations. We're the best source of fresh produce in the colony. Not like that processed junk we get from off-world, and certainly nothing like that eyesore chunks. Che genere di sfide pone Titano alla coltivazione? From what I know about farming elsewhere, it's largely the same. Big difference is that we need to import or make our own soil. And we need to be extra careful with our temperature control. Titan's surface is frozen, and it's not much better just below it with the ice caves. Then it's just a matter of artificial sunlight and supplying CO2 for the crops. It's not too challenging. Vorrei fare due chiacchiere, grazie. No worries. You have yourself a day now. Signor Manila. Va bene. Quindi qui si esce? No, qui non si esce. Dov'è Sylvie?
Oddio, una bambina. Sylvie Munich. Oddio, una tedesca. Hello. I'm not really supposed to talk with tourists, but I kind of want to anyway. And I don't think my papa is paying attention. You're not going to tell him, are you? No, se preferisce che non lo farò, non lo farò. Oh, thank you! I promise it'll be fun. I like talking to tourists. I get to learn so much about everywhere else, and they get to learn about here. Bene, dimmi. Now what should we talk about? Ci sono molti bambini qui? Not really. There's some, though. Most are around my age. We all go to school in the same room. Perché tuo padre non vuole che parli con i turisti? My mama says it's because he thinks we'd up and leave if we found out about the rest of the worlds out there. But I keep telling him, I love it here, and I love him, and I would never leave him. He doesn't believe it. He says the kids almost always want to leave when they grow up. But not me. Nope. I just want to visit somewhere else. Maybe. Maybe. Ti piace lavorare qui alla fattoria? I think it's pretty fun. And I get to be around my mama and my papa all day, so that's cool. They say we all have to work a little, because it takes all of us to make the community work. Just like on Earth a really, really, really long time ago. Someday, I think it'd be cool to see other places and do other things, but this is fine for now. Va bene. La scuola qui è come su ogni altro pianeta dei sistemi colonizzati. Che ne sa la bimba? Esatto. I don't know. I've never been to any other schools. We mostly learn about the history of the Sol system and Earth and stuff like that until we get old enough to go on our learning vacation. That's when we get to leave to go to school somewhere else for a few years, or travel and visit other worlds, try out jobs and stuff. Oh, I can't wait. Va bene. Thanks for taking the time to talk. Cioè, quindi a che serve non farle parlare con gli stranieri se poi comunque deve fare un viaggio obbligato fuori dal... Vabbè. Salve. Ah, someone new. Are you a tourist or have you just moved to New Homestead? Sono in visita, ma mi interessa sapere sulla colonia. Well, there's lots to learn. You can always feel free to try one of the historical tours or ask the locals about life here. I'm fascinated by the other worlds in the settled systems. Do you mind if I ask you a question? Va bene, dimmi. Oh, wonderful. What's New Atlantis like? Non sapere un posto che non ho mai visto sarebbe proprio la più grande bugia da dire a lei. Molto meglio una città di frontiera, una piccola colonia come questa. Cieli mozzafiato? Che vuol dire? Cieli mozzafiato? Non è così impressionante come dicono. Beh, per loro sì, è incredibile una città come Nuova Atlantide, considerando quello che hanno sempre vissuto. Dai. Oh my, that sounds incredible. Ever since I overheard one of the tourists speaking about it, I've always wanted to go. Dialoghi di Starfield. We hear about it, of course, but we rarely get much exposure to other worlds beyond the people who come from. Comunque hanno fatto veramente un passo indietro veramente imbarazzante con la regia dei dialoghi, fanno veramente schifo. Do you mind if I ask you another question? Sì, sì, chiedi, nel frattempo non ti sto ascoltando. Continua, continua. Thanks. I promise not to take too much of Non capisco perché questa regressione a Oblivion, neanche a Fallout 3. Cosa hai chiesto? I freestyle sono un monumento ovviamente alla libertà, chiunque può vivere come desidera. Non posso senza legge come insinuano. Anche lì la gente crede nelle regole della giustizia. Posto pericoloso, l'unica alternativa sono fidarsi dei Rangers. Vabbè. I figured the stories weren't all true. How else would you expect people to live together if you can't trust in laws to keep everyone safe? Even in a small community like ours, we have to maintain law and order. Though, I understand it gets difficult to always protect that out in the vastness of space. I imagine it's the same in the Freestar Collective. Is it okay if I change the subject? Continua, continua. Oh, thank you. Are there really planets full of plants, fresh air and water? Sì, ce ne sono tantissimi.
Ma alla fine non è poi granché. Visto uno, visti tutti. Vabbè. Sì. I've read about them. It seems incredible, doesn't it? Considerando che lei ha sempre I've only ever known vissuto qui è Titan. strano, It's always effettivamente. so cold and drab. Mm. I've always dreamed of visiting one to breathe the air, feel the warmth of its sun, but my husband is reluctant to leave our home. Can I ask you something else? Vai, vai, vai. Oh, Ma wonderful. prima o poi finisce, di... Is space travel as exciting as it seems? Ma in questo gioco no, considerando che sono solo caricamenti. Sinceramente è solo tanto nulla, non riesco a pensare a qualcosa di più noioso dello spazio. Well, if you say so. Di questo I gioco è suppose it stands to soprattutto. reason for a place that is mostly that. Nothing. Those are all the questions I have at the Ah, moment. posto, grazie. Ciao, arrivederla. Mai più rivederci, anzi. Scusi, addio. Ne parlare con Bill? Si chiamava Bill? Non sono manco sicuro che si chiamasse Bill. Bill? Eccolo. Sì, si chiama Bill. Any questions about... Le fattorie sono ancora operative? Oh, they are indeed. Colonists still cultivate plant-based food for their own consumption here in New Homestead. It's less vital to their survival these days, as they also import supplemental food from other colonies, including meats, dairy, and synthetics. However, most citizens here take pride in a New Homestead-grown, sustainable diet. Che coltivano qui? These days, it's a mix of what you find elsewhere in the galaxy, but in the olden days, it was all brought over from Earth. It was a lot of hardy root vegetables like potatoes, carrots, beets, and such, supplemented with corn, peas, green beans, soy, etc., which didn't always grow as well. Cos'è di diverso questo posto rispetto agli altri? Good question. It's largely the same, because this was the colony that pioneered the techniques you see Certo. elsewhere. But you'll notice that the farms here are smaller and staffed by humans, not robots. Things here are a little more old-fashioned compared to some of the large factory farms you'll find elsewhere in the settled systems. Andiamo avanti. Onward it is! We'll be stopping by the Brown Horse Tavern later in the tour, which uses many of these locally sourced Va bene, quindi siamo quasi alla fine. cooking. But for now, it's just a short way to Oh, no. our next stop. So, the old biolabs are just on the other side of this building, believe it or not. We'll step on through the hallway there. Ti seguo. They're not in use anymore, but the colony has faithfully recreated them as a historical exhibit, true to the original purpose of the Titan Astrobase. Sadly, they're undergoing some light renovation. Otherwise, there'd be interactive activities for kids to learn about how they used to search for microbial life here. Ok. C'è una porta chiusa, Bill. Pardon the dust, but I can still answer some questions about the old Titan Astrobase biolabs. Continua a parlare dell'astrobase titano. Che cos'è? Lo sappiamo già, però. I'm sorry, I completely forgot to mention that. Quando non era una That's what this colonia. place was originally called. When NASA divested its interest in the Astrobase and turned it over to the people back in 2185, they renamed it New Homestead and established it as a historical site. Che genere di vita conducevano qui? Funny you should ask. Sadly, none. See, NASA funded the Titan Astrobase project because conditions seemed ripe for primordial life to form in Titan's methane pools. They tested many different sites, performed deep core ice drilling, and more, yet nothing turned up. Ok. Fini lì? Come furono utilizzati questi laboratori una volta assodato che non c'erano forme di vita? Well, NASA defunded the xenobiology program in 2132, but a scientist by the name of Catherine Neely proposed research into advanced colony building on inhospitable worlds. So, by 2135, work began on what would ultimately set us all up to create habitats anywhere humans dared to explore. These very labs Che house sono the stati molto computer utili. systems used Di lì a in that poco. research. That and general storage for the colony. Lots of storage. Va bene. Do un'occhiata. Sure thing. Keep in mind the biolabs exhibit is closed for... Hello.
Però un attimino cosa c'è in giro. Non penso ci sia molta roba, ma... Allora, questo è l'ingresso. Sì, questo è l'ingresso. E va bene. Sotto? Seconda casa. Ma... Ah, qua c'erano i laboratori. No, ufficio sistemi energetici. Oh, salve. Salve? It's not easy keeping these ancient turbines going. I wish more people realized that. Oh, hello there. Are you here about the brownouts? That's usually the only reason people come up here to talk to me, since I'm the power system manager here. Cali di tensione? Yes, the power shortages we're experiencing. Haven't you seen the flickering lights? No, This non ci ho fatto equipment is caso. all very old, and the protections against the cold have worn down, so now, brownouts, all the time. And I get to deal with it. Hooray for me. Sei tu la responsabile dell'energia elettrica qui? Chissà che tensione, l'hai capita, eh? Oh. Yep, I get it all right. Madonna, che battuta di I'm in merda. charge of the electrical power here. Sì. We generate a lot of wind-based power here on Titan, which is my specialty, so I was tapped to help navigate all the unique challenges we face here. Shocking, I know. Sono qui a fare due chiacchiere. Oh, well, that's refreshing. What did you want to chat about? Com'è lavorare sulla superficie di titano? Well, I just started this job a few months ago, but I'm loving it, despite all the small frustrations of working on ancient equipment. I came here as a child and did one of the tours. I loved it so much, I jumped at the chance to come back after finishing my studies in energy science. I know it may sound unusual, but I knew what I was getting into with Titan's harsh surface. Quindi lei non è... The challenge is actually one of the things that attracted me to the job. Aspetta, scusa, ho capito male o... non sei di seconda casa, quindi? No, New Atlantis, born and raised. Però si chiama Osaka di cognome. I've always liked this Osaka, cool moon. come... Not that it's actually that little as far as moons go. The people here were a little wary of someone coming in from the outside, but once I changed my name in accordance with their local Ah, ha cambiato il customs, suo nome, a it posto. went a long way to build trust. And that was fine by me. I feel proud, taking on the name of the Earth City my family came from many, many years ago. Io ci sono stato ad Osaka, È un deserto, c'è un edificio in piedi. Da dove viene l'energia elettrica usata su seconda casa? Did you see those huge wind turbines out there on your way in? They're our primary source of power generation. Titan's strong winds provide an almost constant source of power, as long as we can keep the machinery from icing over. Cosa posso fare? Qualcosa per aiutarti? Oh, I thought you said this wasn't about the brownouts. Abbiamo parlato di altro, no? Oh well. Since you're asking, I'm a little new to the job, and I'll admit I'm struggling a little bit. I could use some help. Qual è il problema? So I really want to impress everyone and show them I can handle this. But the power equipment is ancient and in need of replacement, if I'm being honest. We just don't have the money in the budget right now to do it. The previous technician was adamant that it was better to repair than replace. So he never submitted any replacement plans for budget considerations. We have to wait for next year. Dimmi di cosa hai bisogno allora. I could use someone who's handy with a laser cutter to break up the ice that's formed on some of the power system Va machinery bene, out si può there. fare. That should clear up the shorts we've been experiencing and stop the brownouts. Does that sound like something you can do? Sì. Ci penso io. Avendo lavorato in miniera posso usare come si usano i recisori. Thank you. I guess I'm lucky you showed up then. Just be careful not to hurt yourself or the equipment. I'll continue to monitor things from here. Va bene. Elimina i depositi di ghiaccio. Registro personale? Ho letto, sì. Hi. Me? I guess? My therapist told me I should try recording notes. Oh no. No diario. Lettera al consiglio. Vai. Hi.
told me I should try recording notes to myself as a way to, cope with this drastic life change. I guess the goal is to look back on it later and see progress. Mm. Anyway, I've been living here in New Homestead for, what, 3 months now? And it hasn't been easy. The locals are a little wary of people coming in from the outside, but they know they need me here because their previous power systems manager died unexpectedly. Aspettiamo che finisca. Stuck out in the cold with a suit puncture. Alcohol may have been involved. Oh. Remind me not to make that same mistake. Where was I? So, I decided to go all in and change my family name to show these people I'm serious about their home. It's caused some drama with my parents, but ultimately, Lots of history they here. understand. If you're into that sort of thing. And to be honest, I kind of like it. I've always loved the history of this place, from its inception as an outpost searching for life, to researching how to build colonies on harsh worlds, and now as a living history museum. It's really... crap. Vabbè, è finito. Pardon the dust, but Andiamo. you got it. On to our next. Next, we'll be heading outside. Ah, fuori? So make sure to check those seals on your suit because it's a bit chilly out there. We're going out into the frozen wastes of Titan to see what powers this planet. Watch your step outside, by the way. The Oddio. ice can be slippery if you're not careful. The goal is to keep people out of Dr. Lakota's infirmary. Immagino. Sì. Eccoci. Bella tutta Bill. Anyway, where were we? Oh, yes. Powering New Homestead. Mm-hmm. As you might imagine, generating energy was a real challenge back in the day because the technology was much more crude then. But crude or not, it was that technology that sustained the old Astro base. And it might surprise you to learn that the same technology is still working today. Ho avuto un attimo il mancamento sul ginocchio. Ma più o meno funzionante, però. About this old colony is that it's mostly powered by clean, renewable energy. You'll see one of the methods used on the horizon up ahead. Ho sbagliato. That's right, New Homestead's famous wind farms. This spot was chosen for the colony in part because of its constant winds. Mm. Era un po' bloccato. These turbines have been integral to the colony's function since its establishment as a cheap, mostly reliable source of electricity. E là. So, let's talk. Non pensavo che Titano fosse così ventoso. You're right. Most surface wind on Titan isn't too terribly strong, but here, the altitude and other conditions are perfect for sustained wind power. Like many worlds with atmosphere, the higher you go, the windier it gets. Ok. Cosa c'è di così interessante l'energia eolica perché fa parte del tour? You're looking at a piece of history. Sure, wind power is used throughout the galaxy, but these people were able to make do with it for hundreds of years. It's impressive. That was all Sì. they had back then, and still make it work to this day. Più o meno. Davvero queste turbine forniscono energia all'intera colonia? Mostly. I'm sure you've noticed the occasional brownouts. I guess these old machines have a habit of freezing up, what with all the ice out here. There's some methane on reserve for critical life support systems, but everything else here is otherwise powered by the units. C'è anche il metano, vero? Giusto. Dai un'occhiata. Absolutely. Io mi avvicino alle turbine quanto voglio, e anzi si può spentere la luce, visto che si parlava di cali di tensione. Però in teoria... Scusatemi, qualcosa che non mi torna.
Ok, sembra funzionare. Solo staccata e riattaccata. Allora. Cosa dobbiamo sghiacciare? Diciamo così, far sciogliere. Vediamo. Qua. Eccolo qua. Ah, questa è acqua, posso scansionarla? No. Bene. Che sta gente? Ma sta gente qua? Salve? Turisti. This place is inspiring, don't you think? Beautiful scenery, huh? Sure is cold out here, even with the suits on. Va bene. Facciamo anche questo. Andata. Quello è piombo. Piombo scansionato. Oh madonna, sta luce. Un po' fastidiosa. Ok, ci sono, scusate. Tungsteno e acqua. Visto che ci siamo. Le abbiamo fatte. Andiamo al prossimo obiettivo, che è laggiù. Piombo. Cosa mi manca? Il titanio. Giustamente su titano c'è il titanio. Makes sense. Depositi di ghiaccio. Andiamo laggiù. Dai, eccoci qua. Elimina depositi di ghiaccio. Questo è andato. Ancora due, abbiamo finito. Tungsteno, acqua. Niente titanio. Stacco però non è scansionabile. E beh, quella come quella di prima. Andata. Cassa di stoccaggio sarebbe rubare, però. Evitiamo. È fatta. Possiamo tornare di là. Parlare con Bill. Andiamo a parlare con Bill. Ciao Joyce, non possiamo parlare da qui purtroppo, però. Vabbè. Andiamo a parlare con Bill. Eccolo laggiù, è lui? Mi sembra di sì. Ciao Bill. So, let's talk about wind power. Andiamo avanti. You're the boss. Moving right along, we're going to learn about Titan's great natural resources. Titan is rich with hydrocarbons like methane and ethane. Surely you saw huge pools of the stuff on your descent into New Homestead. I like to think the natural beauty of this world. Of course, stay away from them. Like anything beautiful, they can be dangerous. Va bene. Just like my ex-wife's pet. I don't know. Creature! The guy that sold it to her couldn't tell her what it was or where it was from. I don't think it was even a legal sell, to be honest. Io non sto assolutamente ascoltando quello che stai dicendo, però. Feathers, all the colors of the rainbow. Nasty bite.
Probabilmente mi porterà le zone di stoccaggio. Lost my hand. Still not enough for her to get rid of the dang thing. Anyway, there's a reason she's my ex-wife. But enough about me. We were talking about methane and other resources, right? Sì. Anche perché non ho sentito nulla di quello che dicevi. Bill? Hey, can you believe it? Back in the 20th century on Earth, they used to fight wars over natural resources like this and petroleum. They had this whole moon here basically made of hydrocarbons in their own backyard. They just couldn't get to it. Incredible how far we've come. New Homestead is home to one of the oldest and largest methane processing plants in the settled system. Every year, UC engineers go through a painstaking, month-long maintenance process. That's how this place has remained operational as long as it has. I'm not going to take you too close to the machinery, liability and all, but I can still answer questions. Questions? Fire away! Cosa se ne fanno di questo metano? Exports mostly, since this world is so methane rich and has the infrastructure for it, a lot of the UC's methane comes from Titan. Of course, new homesteaders use it themselves for everything from generating heat to turning it into breathable oxygen by a modern science. Un momento, trasformano il metano in ossigeno? No one's ever asked me that before. Something to do with methane-eating microbes, I believe? I honestly don't know. Ok. Sorry. Come posso non chiudere l'impianto di manutenzione se è indispensabile per sopravvivere? It's not as if they shut down for a month. It's not shut down at all, actually. See, this place is built with redundant systems, so they can shut it down piece by piece and suffer only a reduction in throughput. During that time, the UC gets more of its resources from other places, allowing New Homestead to maintain what it needs. Chiaro. Andiamo. Okie dokie, artichoke. There will be time for more later anyway. So, this next stop is a bit of an interesting one. I only recently made it part of the tour. Fun fact, it's also the only natural landmark on the tour. What we're about to see is a glacial spire we affectionately call Ymir's Horn. This collis used to be named after a character in a popular fantasy novel, but it was changed a couple hundred years ago to avoid any potential litigation. Immagino. Now, what's a collis, you might say? Collis derives from the Latin word for hill, and scientists only gave names to groups of hills on a planet's surface. So in reality, the term you hear more often is the plural, colles, with an E. You probably don't hear it very often where you're from, because it was usually a term reserved for unexplored planets, back when they didn't have the technology to describe what they were seeing firsthand. Chiaro. Because of that, the term is much more common in the Sol system, but you may still hear it occasionally in reference to uncharted worlds. This planet's full of them, though, and they like to preserve that history here. Bello. È fatto di titanio? Ah no, è solo il terreno che è titanio. Dimmi, Bill. So here it is, Ymir's Horn. You're free to take a closer look if you like. Chi è Ymir? According to ancient Norse mythology, Ymir was the first Jotun, a frost giant. In the legend, they were both male and female and gave birth to the progenitors of all giants from their armpits. Ymir even predated the Norse gods, who, as it turns out, killed Ymir to fashion the earth and all of humanity from the corpse. It's a fascinating story, and the horn here is a fitting tribute to it. Come si è fermato questo collis? I've heard this particular formation was caused by an ancient volcano. Something about steam and wind, then worn down over time. But I'm not 100% sure. Chiaro. Ho finito. Excellent. Dove? So, we're gonna head back
back inside through the methane processing plant. Try not to touch anything on your way. Dato che Make sure to respect Dr. Lakota's wishes to be safer around here. si sta dilungando un po' troppo questa missione. Speravo finisse prima. The people around here have last names related to where their families originated from on Earth as a way to remember the past. The museum curator, Maurice Leon, has more information about that if you're interested. You can find him inside the main concourse. Loves talking about it. You'll find most of the locals here are very friendly to tourists like yourself. Tourism is a major draw to this colony these days, and they respect that. Most of them are happy to talk at length about what they do here. Their rugged lifestyle is a point of pride for a lot of these folks. Dicevo, si sta prolungando un po' troppo sta missione. E per non far durare troppo l'episodio, credo proprio che tra poco chiuderemo. E appena si ferma, direi, vediamo un po' cosa ci vuole mostrare. Dreja non è entrata. Fai strada, Bill. Cosa c'è qui di bello, Bill? Racconta. Sigillante. Crediti. This area we're walking through is the nerve center of the plant, where technicians keep an eye on the operation. Since methane production is such an important part of the colony's livelihood, it's important that the techs notice any issues and react to them quickly. Anyway, we're headed into the ice mines. It's a natural spring where water bubbles up from deep below, but due to the cold, it keeps freezing as it reaches the C'è una surface. sorgente d'acqua. Quindi qui andiamo nelle... Quindi scavano acqua, non metano? Pensavo che estrasse... Cioè, le miniere quindi sono miniere di acqua? Ok, strano, ma ci sta. Bene. Seguiamo coso, vediamo dove... Dove ci porta? Coso? Eccoti. Miniere. Bello. Claudio Amsterdam, va bene. Dimmi, Bill. What else can I tell you about the ice mines? Perché posso bere direttamente dalla fonte? I wouldn't recommend it. First, it's an active work site. Second, it still needs to be filtered and checked for contaminants. But don't worry, we'll stop somewhere for refreshments before the tour is over. Va bene. Perché quest'area non viene riscaldata come il resto della colonia? Good question. I believe it has something to do with not wanting to contaminate the water with methane and other chemicals. Ci sta. The ice helps prevent impurities in the water. At least this is what I've been told. Da qui che proviene tutta l'acqua della seconda casa? Not all. Some water is created as a byproduct of methane processing, but that's usually saved in the emergency reserves. Do un'occhiata in giro. Of course. Direi che prossima puntata la iniziamo finendo di esplorare la seconda casa. Non penso ci sia molto altro da fare ancora. E poi continuiamo la missione del... per l'UC. Prendiamo sto libro e lo portiamo su Marte e facciamo la missione dell'UC. Sì, Andrea, sono d'accordo. Quindi, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!